Canino ormai è costituito da tanti piccoli resti glaciali che in termine tecnico si chiamano ice patches, cioè placche di ghiaccio, oppure glacionevati, quindi piccoli apparati nei quali comunque c'è ancora del ghiaccio, anche con spessori che arrivano fino a 20 metri di ghiaccio vecchio, relitto, però con una dinamica, quindi con un movimento molto, molto basso, si muovono poco e comunque riescono ancora a resistere grazie alle ingenti precipitazioni che colpiscono le Alpi Giulie, soprattutto d'inverno perché portano tanta neve e con essa tante valanghe che hanno il vantaggio di moltiplicare quella che è la precipitazione nevosa, quindi portando più neve di quella che cade. Il ghiacciaio del Canin era un ghiacciaio fino a 100 anni fa molto più grande, un ghiacciaio comunque considerato piccolo, cioè con una estensione inferiore al chilometro quadrato, ma comunque un chilometro quadrato non è poco rispetto a quello che invece rimane oggi, in quanto tutti questi piccoli resti glaciali che si trovano tra il Canin e il Montasio, soprattutto, coprono complessivamente circa 0,2 km quadrati, quindi ogni apparato in realtà adesso è veramente molto piccolo, ha delle dimensioni da un campo di calcio a qualche campo di calcio. Il ghiacciaio è chiaramente una massa fatta di ghiaccio, firn e neve. Il firn è una parola un po' strana che non va confusa con quella usata da chi fa sci alpinismo, ma il firn per il glaciologo è la via di mezzo tra il ghiaccio e la neve. Quindi queste tre cose, oltre a, come dire, permanere in quel sito almeno per 2 anni, come dice la definizione, devono anche avere movimento, quindi devono muoversi a causa della gravità e quindi sotto l'effetto della loro massa, cioè spinte dalla massa che hanno, devono muoversi verso valle. Come si fa a vedere se si muovono verso valle? Bisogna misurare la loro velocità e lo si può fare ad esempio inserendo nel ghiaccio delle cosiddette paline di legno, cioè dei lunghi pali di legno in cui viene preso il punto GPS molto preciso, poi vengono misurate di anno in anno e quindi si può misurare il flusso che hanno verso valle. Oppure lo si può vedere anche da evidenze geomorfologiche, quindi se hanno i crepacci, ad esempio, queste grandi spaccature trasversali generalmente che si formano sulla superficie e all'interno del ghiacciaio, questo è indice di un qualcosa che si muove verso valle. Studiare i ghiacciai significa non solamente misurare ad esempio la quantità di acqua dolce terrestre disponibile, che è un qualcosa di assolutamente pratico ed utile, ma significa anche studiare il clima del passato, in particolar modo andando a cercare sul territorio quelli che sono i resti, le testimonianze che il ghiacciaio ha lasciato sul territorio. I resti di un ghiacciaio mi permettono di, come dire, fotografare, come se avessi una macchina del tempo, alcuni attimi del passato, non mi permettono di costruire un film, una continuità. Quando un ghiacciaio si ingrandisce e avanza, scende verso valle,
porta con sé tutto ciò che gli cade sopra, soprattutto sassi, massi, detriti, eccetera. Scendendo verso valle, quando raggiunge la zona dove questo ghiacciaio non ce la fa più a sopravvivere perché è troppo in basso di quota e quindi tende a fondere, deposita, rilascia tutti questi materiali che poi quando il ghiacciaio si ritira perché inizia una fase climatica più mite, più calda, quindi il ghiacciaio fonde e sparisce, questi resti rimangono lì a testimoniare la massima avanzata di questo ghiacciaio. Non gioca un ruolo importante solamente la temperatura, ma gioca un ruolo importante nella vita di un ghiacciaio anche le precipitazioni invernali, quanto nevica durante l'inverno, non solo quanto fa caldo durante l'estate. Un altro ruolo importante è giocato dalla radiazione solare, quindi se io ho il sole sul ghiaccio o sulla neve, chiaramente questo ha un'azione negativa per il ghiacciaio. Conta quanto detrito c'è sul ghiacciaio, che spessori ha, quindi alla fine che colore ha questo ghiacciaio. Se un ghiacciaio è sporco, annerito dal detrito, da poco detrito sottile al di sopra del ghiaccio, questo detrito ha un'azione negativa, cambia l'albedo del ghiaccio, lo rende più scuro e quindi la radiazione solare viene assorbita più facilmente. Se invece il ghiaccio è molto pulito, nevica spesso, quindi un bianco brillante, l'albedo invece in questo caso lo aiuta a sopravvivere perché il bianco brillante ricaccia verso l'alto la radiazione solare entrante. Se io invece ho tanto detrito che cade sul ghiacciaio, quindi da decimetri di spessore fino a metri di spessore, in questo caso il detrito invece protegge il ghiacciaio dalla radiazione solare come se fosse in una cella coibentata. I ghiacciai montani, ma anche quelli in aree polari, reagiscono direttamente al cambiamento climatico. La vita di un ghiacciaio dipende soprattutto dalle precipitazioni, da quanta neve cade durante l'inverno e poi da quanto lunga e da quanto calda è l'estate. Se le estati diventano più lunghe e più calde, gli inverni diventano più aridi o tutte e due le cose assieme, il ghiacciaio reagisce negativamente. Ed è quello che sta avvenendo negli ultimi 20 anni sostanzialmente in quasi tutti i ghiacciai del pianeta. Dalle Alpi alle montagne rocciose, alle Ande, all'Himalaya. In pratica non c'è un ghiacciaio al mondo che stia avanzando, che sia in una fase sana per un ghiacciaio di espansione e di avanzata. Quindi di fatto i ghiacciai provano in maniera, oserei dire, inconfutabile che il clima della Terra sta andando verso una fase più calda, in quanto se fa caldo il ghiaccio si squaglia.